Ciao Simone! E noi facciamo un calzone. Il calzone, perché la pizza Troppo facile. no, più che altro è conosciuta da tutti, ma Quindi noi facciamo magari più particolari. una cosa sì, una variazione. Allora Simone, che fai di bello? Ma di bello faccio il pizzaiolo, faccio lo chef, cucino. Quindi Come si potrebbe definire la tua attività? la mia attività si potrebbe definire come la passione dei sensi, no? Perché si parla di cibo e di bere, quindi è quello che rende l'uomo felice. Quindi è molto attinente al concetto di vita sana. Assolutamente, parte da qua. Buon vino e buon cibo e quelle che aiutano ad avere una vita assolutamente sana e prelibata. Il discorso del calzone, della pizza e del calzone in generale entra nella dieta mediterranea, diciamo così, Vabbè, è un certo, prodotto, sì. Certo. Eh. È comunque un piatto tipico italiano, è una variazione della pizza, ma comunque rimane dentro i nostri standard di tradizione. Quindi è comunque dieta mediterranea. Assolutamente. Quindi fa bene Fa una bene. bella pizza, un bel calzone. Un bel calzone fa bene all'anima, al corpo e alla vita. Poi chiaramente, come si dice, si può fare tutto, basta non eccedere, no? Assolutamente, gli eccessi sono sempre sbagliati, quindi mai eccedere in qualsiasi Quindi gli cosa. estremismi non vanno Gli bene. estremismi non vanno bene. Quindi si può mangiare tutto nella dieta mediterranea. La differenza la fa la qualità, e quella che fa la differenza, è quando mangiare cosa. Esatto, che quindi si può fare tutto, basta non eccedere, questo comprende vale per tutti i campi. Allora, Simone, Andiamo. Simone, qual è la tua attività, Simone? Perché Simone nasce, diciamo così, innanzitutto è un figlio d'arte, perché Simone, la mamma è cuoca, La nonna era cuoca. La nonna era cuoca. Quindi la tradizione di famiglia è dietro a fornelli, e quindi ecco, portiamo avanti la tradizione di famiglia. e quindi anche te hai avuto questa passione. Esatto. Bene, ti sei ritrovato poi a farne un'attività, il Sì, mestiere. sì, la cosa più bella è portare avanti la propria passione, che poi ti dà anche una remuneratività, e quindi questo è top, no? Guadagnare in ciò che ami fare è la cosa che dovrebbe Esatto, tutti. e quindi anche questa è vita sana. Assolutamente. E senti Simone, fai scuole di cucina? Sono specializzato nel turismo, quindi organizzo cooking class, pizza party, cene private, fino a cose più importanti come matrimoni o eventi particolari, ecco. Però diciamo che l'insegnare uno stile di vita, come cucinare sano, partendo dalle materie prime per arrivare al risultato finale, questo è quello che ora mi occupa, ecco. E in realtà è solo una variazione della pizza normale, solo una lavorazione diversa da quello che è la pizza standard, quindi si parte sempre da un impasto base, quindi acqua, farina, lievito, sale, olio, quindi ingredienti molto basici. Naturalmente quando si parla di impasto della pizza, quello che fa la differenza poi è il tempo, no? Perché dare sufficiente tempo al lievito di fare tutto il suo percorso è quello che poi fa la differenza, quindi almeno 24 ore di lievitazione per avere un prodotto che è sì buono, ma al tempo stesso anche assolutamente digeribile e appunto buono. Senti, ma te ecco l'impasto, metti che questa cosa uno la debba fare a casa, te chiaramente sei un professionista e quindi Certo. l'impasto va preparato prima? Quindi io di solito preparo sempre l'impasto il giorno prima. Come lo prepari? È facilissimo, perché la ricetta è molto semplice, perché per esempio per un impasto per fare 10 porzioni di pizza con questa dimensione sarà sufficiente 1 litro di acqua, 2 kg di farina, 100 centilitri di olio extravergine oliva, 20 grammi di sale e 25 grammi di lievito. Ecco, questa è un po' la ricetta base. Quindi uno a casa lo può fare Assolutamente, tranquillamente, è è la molto cosa più semplice. facile da fare per tutti. Poi naturalmente il forno a legna aiuta ad avere un risultato
migliore, però ecco, anche un forno convenzionale di casa ci può dare. Ecco, ora noi stasera il calzone, cioè tu stasera il calzone lo farai al forno a legna, che è il non plus ultra. Utilizziamo un forno che ha 200 anni. Questa è una meraviglia architettonica, guardate qualche bellezza. Simone quindi ha preparato la brace, hai messo Ho preparato il fuoco, questo quanto tempo prima? Questo almeno 5 ore prima, il forno è grande, è 180 di diametro e quindi ha bisogno di almeno 3 o 4 ore per portarlo a temperatura. Quando poi, sa come si fa a vedere quando il forno è pronto? No. Si vede dall'arcata, sì, appunto si chiama arcata, quando l'arcata è bianca significa che il forno è a temperatura. Quindi questo è il forno fatto di mattoni? Mattoni refrattari, Refrattari, come si faceva un tempo, quindi... In realtà questo forno un tempo, all'incirca nel 1800, quando è stata costruita questa casa, veniva utilizzato per fare il pane, più che per la pizza, perché era importante in queste situazioni nella campagna avere un forno così dove le famiglie potevano utilizzare per fare il pane. Quindi è un tipo di materiale che mantiene il calore. Mantiene il calore ed è uno spettacolo. Domattina, se te lo apri, puoi benissimo mettere una lasagna e cuocerci una lasagna senza mettere un filo di legna. È sempre caldo. Ottimale. Quindi la temperatura per cuocere un calzone o di una pizza è... Va dai 350 credo che sia un po' la temperatura. E le nostre signore che lo vogliono fare a casa in un forno, diciamo, convenzionale. Sarà semplicemente una questione di tempo. In un forno convenzionale la temperatura massima è 250, quindi invece che cuocerlo in 4 minuti serviranno 15, però il risultato sarà assolutamente lo stesso. Ottimo. Lo stesso. Ottimo. Bene, gli ingredienti. Allora, io nel frattempo ho semplicemente steso una palla. Per fare il calzone gli ingredienti si concentrano nel mezzo, quindi iniziamo con la mozzarella, poi dentro il calzone è bello quando è ricco, quindi si può mettere dentro un po' tutto. Eccoci, questa è una cosa chiaramente a fantasia, perché il calzone, diciamo, è una variazione della pizza, perché un giorno un pizzaiolo gli venne di chiudere, diciamo, una pizza normale al libro e inventò il calzone. Ora io metto un po' di ingredienti, ho messo funghi, ho messo cipolla, ho messo del bacon, metto del prosciutto e dopodiché... Comunque si può fare con tutto, Come può fare. A fantasia. Dopodiché si va a chiudere in questo modo. Ecco. Si inizia a chiudere così. Vedete la forma calzone perché ha la forma di una grande calza, da qui il nome. Facciamo così il popolo per chiudere. L'olio. Un po' di pomodoro giusto per fare un po' di colore. Il pomodoro, che pomodoro usi? Questi sono pomodori pelati italiani con semplicemente un po' di olio, sale e pepe. Ho capito. Senti Simone, te la spesa sei abituata a farla, diciamo, a chilometro zero, così come Spesa sempre solo a chilometro zero. Quindi te la mattina vai oppure quando vai... Quando posso ci sono dei mercati dove gli agricoltori della zona si ritrovano 2 volte a settimana, quindi la mattina presto andiamo a fare la spesa per trovare la qualità migliore e poi ecco, andare a comprare direttamente nelle aziende la cosa fa la differenza, sia carne, sia verdura, che sia pesce, perché no? Sì, è sempre meglio prediligere, diciamo, i nostri coltivatori, no? Perché ci garantiscono la qualità e anche per un aiuto. Supporta comunque l'economia locale. Esatto, perché a maggior ragione. È chiaro, in questo mondo di globalizzazione... Noi non siamo globalisti. No, ecco perché... Infatti, e qui rientra il concetto di vita sana. Andiamo a comprare nel piccolo. Compriamo nel piccolo dove la qualità è massima, so che sarà un po' più dispendioso, però ecco, sono soldi sicuramente spesi bene. Perché oggi questa grande distribuzione stanno saranno un po' le tradizioni, la storia, la cultura, no? Perché adesso si pensa di poter mangiare tutto sempre, ma
le zucchine d'inverno le potete mangiare, ma non sanno di niente. È quindi chiaro. fate voi. Quindi te ora hai messo il calzone nel forno. Il calzone nel forno, aspettiamo No, qualche riesce. minuto per poi girarlo. Ok, quindi è in cottura tranquillamente. Andiamo se si... Eccola. Perfetto. Senti Simone, te hai iniziato come pizzaiolo? Io ho iniziato a lavorare come pizzaiolo. Esatto. Quindi finisti di studiare e hai All'inizio iniziato. di studiare, nemmeno, stavo studiando e l'estate, siccome mi annoiavo, non mi piaceva andare al mare, allora ho preferito lavorare e sono andato a imparare a fare la pizza. Bene, e Poi ci hai trovato un mestiere, insomma. Ma sì, poi impara l'arte e mettila da parte, quindi E quindi poi ti sei perfezionato nella poi si cucina. perfeziona, trova la sua strada, trova i suoi accorgimenti, trova il suo, sai, equilibrio che predilige diciamo, propone il prodotto che secondo lui è il migliore, ecco, semplicemente. Senti, qual è il tuo tipo di clientela maggiormente? Italiana o straniera? No, io lavoro molto con gli stranieri. Lavoro tanto con gli stranieri, il 90% sono persone che vengono qua da tutto il mondo, che sia America, Sud America, Oceania, Asia, Arabia. Fortunatamente è il bello del mio lavoro, no? Tutti i giorni poter incontrare gente che viene da tutto il mondo, che viene qua in casa mia o comunque nella mia zona per assaggiare la nostra tradizione, la nostra cultura e le nostre eccellenze. Quindi il cibo e la dieta mediterranea è una cosa che la gente cerca. Ecco. Cercano e sempre di più c'è una voglia di capire un nuovo metodo di alimentazione, no? Che non sia veloce, che non sia già precotto, che non sia già stabilito, ma capire, no? E arrivare alla conoscenza del perché mangiare in un modo piuttosto che in un altro può dare grandi benefici al corpo, ma soprattutto alla mente, perché se il corpo sta bene sicuramente anche la mente eccellerà in Quindi situazioni. oltre a mangiare bene, prodotto genuino, Sai, c'è un modo di dire in Italia che si dice: a tavola non si invecchia. Sapevi? sì, quindi cioè, si Questo può è perdere proprio- tutto il tempo possibile. Seduti a tavola è il posto migliore per stare con la famiglia, con gli amici, con le persone con cui si vuole condividere un momento di gioia e di vita. Allora Simone, a che punto siamo con il calzone? Il calzone è quasi cotto, lo giriamo per farlo cucinare bene da tutti i lati. 30 secondi e sarà pronto. Quindi riepilogando, pasta. Pasta. Quindi l'impasto, farina, Farina, acqua, sale, olio, lievito. lievito. Semplice. 24 ore di 24 ore lievitazione. di lievitazione. La lievitazione va fatta in frigorifero o a temperatura. Nella stagione estiva, quando è tanto caldo, almeno 12 ore di frigo aiuta, Ok. se no tende a lievitare troppo. Quindi, una volta lievitato, Una volta lievitato, il pasto viene sporcionato in palle che sì, sono così. ok. Dopodiché è steso e lavorato e sia pizza, sia calzone, sia cialcini. E poi il forno in casa. Il ha detto. forno in casa, vedete qua. Ecco. E questo è il famoso calzone di Simone, lo vedete? Mettiamo un po' di pomodoro sopra. Questa è una meraviglia. Eccolo qua. E questo è il calzone. L'impasto della pizza. Buon e- appetito. Buon appetito. Senti Simone, che ci si beve col calzone? Birra. Birra? Una bella birra italiana o un bicchiere di vino bianco, perché no? Fresco, ora la Fresco, stagione un ci sta. rosé, no? Un rosé, quindi anche magari un po' mosso, un Un frizzantino. frizzantino, un prosecco, un faccia corta, ecco, diciamo, e si presta a tante varietà. Comunque, calzone e birra, e questo L'uomo vive bene. vive bene. Quindi No, allora uno la sera si mette lì a un tavolino con gli amici, birra, e si gode la vita sana. Esatto. Bene Simone, grazie. Grazie a te, è stato un Grazie. piacere.
Ora l'assaggeremo. Assolutamente, però questo non lo assaggerete voi, dovrete venire qua. Esatto, oppure lo possono provare a farlo a Oppure sì, casa. assolutamente. Sicuramente non lo farete buono Per la ricetta chiedete a Martina. sì. O a Rebecca, O a a Rebecca, Rebecca. anche Sì, sì, meglio, sì, va sì, bene. sì. Bene. Vita sana, Sana. Simone. Ciao.